milioni di persone ne soffrono, o perlomeno ne hanno patito gli effetti più debilitanti in qualche momento della loro vita. In effetti una certa dose d'ansia può esserci utile per performare, per arrivare in tempo a un appuntamento, che so, per raggiungere uno scopo, però troppa ansia è un male, è come un caos di pensieri e di preoccupazioni che alla fine implode e ci blocca. L'ansia in effetti è preoccuparsi, cioè occuparsi prima, di ciò che potrebbe forse avvenire in futuro o forse no. L'ansioso ha sempre un piede nel futuro, il che gli impedisce di vivere pienamente il presente, così come in qualche modo il depresso tende a tenere sempre un piede nel passato. L'ansia non è qualcosa che possa essere superata grazie a 2 parole o a un semplice video, però non mi costa nulla a offrirvi 5 spunti, diciamo, di riflessione che potranno essere utili a contenerlo o almeno a ripensarla. Il primo punto che vi voglio lasciare e che vi voglio suggerire è che la realtà non è sotto il nostro controllo. Possiamo fare tanto per il nostro destino, ma non possiamo controllare tutto. Possiamo però controllare il modo in cui noi reagiamo agli eventi esterni, il modo in cui li percepiamo, finendo per essere artefici della nostra serenità. Per esempio, quante volte ci siamo preoccupati per cose che non sono mai successe, quante volte poi magari siamo riusciti comunque a gestire gli impegni che ci ha presentato la vita. Abbiate fiducia in voi, perché in passato, in effetti, siete già stati capaci di dimostrare, avete già dimostrato a voi di farcela, a voi stessi di farcela. Fidatevi di voi, ricordatevi di ciò che avete fatto. La realtà è più plastica e affrontabile di quanto voglia farci credere la nostra mente ansiosa. Poi, secondo punto, riflettete, però senza angosciarvi, su come l'ansia impatti, condizioni, incida sulle vostre vite. Come abbiamo detto prima, gli ansiosi tendono a cercare di avere un controllo sulla propria vita, ma non solo, in effetti tendono a essere anche perfezionisti e a dare molto peso all'approvazione degli altri. Riflettete su questi 2 ultimi elementi, perché spesso l'ansioso non ne ha la percezione o arriva a negarlo. L'ansia, il perfezionismo, il controllo, il bisogno dell'approvazione portano ad avere una serie di distorsioni cognitive, a vedere le cose in bianco e nero, le cose vanno in un modo o in un altro per l'ansioso. Ma a parte alcune eccezioni, la realtà è molto più elastica, molto più plastica, e questo inconsciamente l'ansioso lo sa. Infatti è il maestro del "e se succedesse che?". Quindi le sue eventuali rigidità di pensiero sono una difesa contro un profondo senso di incertezza, di insicurezza. Il consiglio è: praticate pensieri più bilanciati e col tempo questo tipo di pensieri diventeranno automatici. Terzo punto, tenetevi occupati. Ovviamente non sto suggerendo di fare e strafare per non pensare, anche perché non è possibile. Tuttavia, quando si è impegnati, il pensiero ansioso frena. Perché non cercate di organizzarvi la giornata in modo da occupare i tempi morti con qualcosa che vi piace, un hobby, un'attività fisica? Ecco, l'attività fisica è una cosa che può fare molto bene. Quale attività fisica? Ma scegliete quella che preferite. Però ricordate che l'ansia tende a limitare la respirazione e a contrarre la muscolatura, quindi vi suggerirei di concentrarvi sul respiro e di praticare attività che non contratturanti, insomma, in qualche modo, per cui va bene lo stretching, ad esempio. Ricordate che il contatto con la natura è sempre un toccasana per la mente, non è una frase fatta, ci sono tanto di ricerche che hanno dimostrato questa cosa. Quarto punto, il futuro è un costrutto mentale. Allora, preoccuparsi, come detto, è un occuparsi prima del tempo, di qualcosa che forse potrebbe avvenire, ma che forse no, che avverrà in futuro. Il futuro, tuttavia, e seguitemi in questo ragionamento, è un costrutto mentale. Il futuro non esiste, è qualcosa che non esiste, è una costruzione della mente, di qualcosa che deve succedere, ma che può diventare l'adesso in 1000 modi diversi che non sono sotto il nostro controllo, alcuni dei quali non possiamo minimamente prevedere. Quindi non preoccupiamoci, ma occupiamoci e cerchiamo di usare la nostra mente per riflettere su fatti, su dati di fatto e non su mere ipotesi. Ultimo punto, mi ricollego a una cosa già detta in precedenza: smettete di cercare di compiacere gli altri. La relazione con gli altri è uno dei motivi più prevalenti di ansia, il timore di non essere adeguati, l'ansia di piacer loro, insomma,
la paura di fare brutte figure, eccetera. Ho due notizie per voi a questo proposito. In primo luogo, le persone non sono così attente a voi e ai vostri possibili scivoloni, ai vostri possibili successi. In effetti la gente non è in ansia per voi tanto quanto voi lo siete per il loro giudizio. La seconda notizia è che la gente non è in ansia per voi, perché il più delle volte è in ansia per se stessa, è occupata a essere in ansia per sé e per il timore che ha di voi. Avete presente quando si dice di un animale selvatico ha più paura di te di quanto tu abbia paura di lui? Beh, accade proprio questa cosa, che noi pensiamo di essere sotto i riflettori e contemporaneamente altri che noi temiamo temono di esserlo, così che il meccanismo diventa circolare e chi più è in ansia per la propria potenziale inadeguatezza diventa il peggior critico e così questi ansiosi finiscono per aderire a un club che accoglie esattamente le persone che loro non vorrebbero frequentare. Ma questo è tutto per quanto riguarda l'ansia. Io vi consiglio serenità, tranquillità, non agitatevi e cercate di vivere la vita nella maniera più tranquilla possibile. No, amici, che fa? Ma non è ancora finito, mancano due parole. Aspetta, amici. Oh santo cielo, lo stanno prendendo. Ma ho appena detto che... Ma no, ogni volta che proiettano questo mio video succede un casino. Ah, vabbè, io vi saluto al prossimo video. Ciao, forse meglio di no. There's nobody in here but us monsters.